Finalmente ce l'avete fatta, siete riusciti a superare le resistenze della vostra compagna, del vostro compagno, dei vostri familiari e finalmente siete riusciti a regalarvi o a entrare in pista per un weekend di gare, finalmente, ed è il sogno della vostra vita che si realizza. Pensate però che basti solamente procurarsi un'auto e una licenza per correre? Vi sbagliate di grosso, perché serve tutto l'abbigliamento specifico e noi ci siamo rivolti a Sparco, ovviamente, per affrontare la nostra gara della Clio Cup. Quello che vedete al mio fianco è Giampiero Caraudo, è il nostro responsabile e referente di Sparco, che ci mostrerà tutti gli ultimi ritrovati della tecnica della casa piemontese, tra alcuni molto all'avanguardia e anche con altre chicche particolari e specifiche. Ciao Giampiero. Ciao Marco, io sono molto felice di poter essere qui al tuo fianco e magari spiegarti un po' qualcosa in più sui nostri prodotti e su ciò che fa Sparco, non solo dal punto di vista, diciamo, dell'abbigliamento, ma anche su tutti quanti i prodotti nel mondo del racing. Iniziamo subito dall'abbigliamento, perché inizieremo la nostra vestizione del nostro manichino, mettiamola così. Sì. Non partiamo dal basso, ma non partiamo dalle scarpe, bensì dalle calze. Esattamente sì, perché molte volte ci dimentichiamo che anche tutto l'underwear, che magari quasi tutti noi pensiamo che venga utilizzato soltanto dagli maripuitori professionisti, ma per avere un buon kit bisogna partire dalle calze, l'underwear, e poi si pensa a tute, guanti, scarpe e casco. Vediamo che sono veramente leggerissime, sembrano fatte d'aria. Tutto il prodotto, tutti i prodotti di Sparco dell'abbigliamento racing hanno un peso veramente, permettimi il termine, ridicolo, nel senso che è veramente basso. Che studi fate, che materiali utilizzate da questo punto di vista? Sicuramente facciamo ogni giorno degli sviluppi per cercare di ridurre il peso, perché alla fine è sempre, diciamo, una sfida non solo per aumentare la sicurezza dei nostri prodotti, ma quella di ridurre anche il peso. Infatti Marco, Mari, ti ricorderai durante la tua visita da noi in Sparco, dove hai avuto la possibilità di vedere la parte di clothing, in cui magari anche vedendo la tuta di Sainz e Norris che erano pronte per essere spedite, hai visto quanto pesino veramente così poco, e rispetto magari anche alla tua tuta, che comunque, pur essendo un'ottima tuta, non ha quel peso così ridotto che viene richiesto dai vari team, non solo in Formula 1 ma anche in tutte le altre gare come VRC, WEC e così via. Assolutamente, della mia tuta, chiamiamola così, ci arriveremo in un secondo momento. Continuiamo con l'abbigliamento, definiamolo intimo, insomma il primo strato che hai tra la pelle e la tuta, appunto, e vorrei continuare con maglia termica. Esatto. Termica, pardon. Non deve essere ignifuga, esatto. Esatto, perché alla fine ovviamente questi l'underwear deve innanzitutto diciamo l'interfaccia che c'è tra il corpo e la tuta, e quindi deve darti anche un po' un senso di freschezza, ed è per questo che noi cerchiamo di utilizzare dei materiali che ti diano anche quel senso di freschezza, e giustamente anche con una giornata come questa, visto che siamo qui a Monza, dove c'è una temperatura molto elevata, darti quel comfort e fare in modo che comunque di non sentire così tanto caldo all'interno del veicolo sicuramente è un plus. Per questo motivo, diciamo, vengono utilizzati dei cotoni molto, diciamo, leggeri per darti un senso di freschezza. Stessa cosa vale anche, immagino, esatto, per la parte inferiore, la calzamaglia per la parte inferiore. Esattamente sì. E per quanto riguarda una particolarità che mi ha colpito fin da subito, sono le cuciture. Come potete vedere, i modelli della gamma Delta RW6 che sono rappresentati da questi due capi d'abbigliamento non presentano di fatto cuciture, questo per garantire una maggior comodità, una maggior vestibilità, un maggior comfort, esatto, sia in giornate calde che anche fredde. Ricordiamo che sono disponibili sia in colore bianco che nero. Io li ho scelte bianche proprio perché siamo all'inizio dell'estate lombarda, quindi una canicola bestiale, e quindi cerchiamo anche di riflettere un po'. Poi posso aggiungere anche un'altra cosa, è che adesso anche l'underwear viene testato dalla FIA, quindi questo è un altro plus, perché si cerca anche qui di migliorare la sicurezza del pilota. Infatti lo stesso test che viene fatto sulle tute viene fatto anche sull'underwear. Una caratteristica un po' particolare è che viene testata la maglia strecciata,
così anche nel caso in cui un pilota usa un undersize, lasciami dire, e quindi un po' una misura un po' più bassa rispetto alla sua, tu vai a simulare anche la condizione più critica, e quindi questo ci fa capire anche quanto la FIA è attenta alla sicurezza dei piloti, non solo professionisti ma anche un appassionato che prova a fare anche una gara così per gioco, per divertimento, lasciami dire. Sì, beh, anche perché va ripetuto che non è che solamente i piloti professionisti, tutti abbiamo in mente i piloti di Formula 1 o anche del VRC o anche di altre gare come può essere la Dakar, come può essere il mondiale Endurance e simili, siano vestiti con il top di gamma, verissimo. Non è vero che solamente il top di gamma sia testato in determinate maniere, anche tutti gli abbigliamenti di entry level, questi sono un po' più di un entry level, devono necessariamente superare gli stessi controlli qualitativi che impone la FIA per garantire determinati standard di sicurezza che per fortuna ci sono. Esattamente. Mi parlavi prima di un test particolare che viene fatto con fiamme libere per quanti secondi? Diciamo, per quanto riguarda l'abbigliamento, sicuramente i test più critici sono diciamo la flame ability, in cui si va proprio a puntare una fiamma contro il tessuto, e la fiamma che una volta a contatto con la superficie dell'indumento deve spegnersi entro 2 secondi. Ma un altro test ancora più difficile e più arduo, lasciami dire, è proprio quello relativo alla conducibilità del materiale. Infatti sotto una fonte di calore in 12 secondi il delta di temperatura tra esterno e interno non deve superare i 24 gradi, e questo è proprio uno dei test più critici. Ovviamente perché dove si cerca per l'alta gamma di tute, underwear e tutto, dove anche il peso è molto è veramente ridicolo, come dicevi proprio tu, per ottenere questo risultato bisogna andare a cercare delle fibre un po' più particolari. Quindi cosa si utilizza? Si utilizzano delle microfibre e si va a giocare con gli strati, mentre ovviamente sulle tute un po' di bassa gamma la sicurezza viene garantita, perché i test li devi comunque superare per ottenere l'omologazione, però si utilizzano delle fibre aromatiche che sono un po' più pesanti, però riescono a superare l'omologa in maniera molto, molto più facilmente rispetto alle altre. Sì, diciamo che mentre in Formula 1 c'è la ricerca del grammo, esatto, non solo del chilo, quindi una tuta di Sainz può pesare mezzo chilo per metro quadro, o tutta la tuta intera pesa mezzo chilo. Tutta la tuta. L'anno scorso con Alonso, che comunque lui è già un pilota un po' bassino, il peso totale della tuta era di 560 grammi, che è veramente un valore veramente spaventoso. E ovviamente non stiamo parlando, quando si parla di un basso di gamma, sicuramente la tuta non pesa 10 kg, alla fine è solo il doppio, 1 chilo, però ti fa capire veramente la differenza che c'è tra una ricerca esasperata. Esatto, la ricerca esasperata, assolutamente sì. Ti ricorderai anche la nostra cintura, faccio questo piccolo excursus, che è veramente una cintura di Formula 1 che pesa solo 500 grammi, a volte è quasi impensabile. È in grado di resistere a forze di 60 G, tra l'altro. Esatto, perché il test più difficile è previsto dalla FIA, è il test dinamico, in cui viene simulata una decelerazione di 60 G, che sono dei valori veramente impressionanti. Uno shuttle al decollo. Esattamente, sì. Ripartiamo nella nostra vestizione del pilota parlando del sottocasco ignifugo. Ovviamente anche questo potete vedere quanto vada anche a coprire il collo di fatto del pilota, perché si infila tra la tuta e il sottotuta, ovviamente, per andare. Infatti un'altra caratteristica molto importante è che tutto il corpo del pilota deve essere coperto, quindi ovviamente abbiamo qui il balaclava, e poi i guanti anche lì dovranno poi andare a coprire e interfacciarsi con la tuta, e anche le calze, in modo tale che nessuna parte del corpo rimanga non coperta, e quindi può creare danni al pilota in caso di incendio in auto. Parlando di guanti, mi lanci un assist interessante, perché vedete qui io ho dei, chiamiamoli, comuni Arrow, guanti che si possono comprare di fatto senza alcun tipo di problema. Sono comunque guanti di media gamma, garantiscono una buona vestibilità, disponibili praticamente in tutte le taglie, per tutte le dimensioni. Però Spark, ovviamente fornitore di Formula 1 di moltissimi team, sa benissimo che anche i guanti adesso rappresentano una sfida tecnologica, sono a tutti gli effetti uno strumento high tech, e tu qui, Giampiero, quelli di Antonio Giovinazzi. Io qui ho portato con me i guanti di Antonio Giovinazzi, che sono degli Arrow,
diciamo la caratteristica principale che anche qui, oltre a cercare di ridurre il peso, quindi questa ricerca disperata per materiali che siano che garantiscono, diciamo, gli giusti standard dal punto di vista di sicurezza, ma anche i giusti standard dal punto di vista del peso. La caratteristica di questi guanti è che tutte le cuciture sono praticamente interne e sono esterne. Cosa cambia dal punto di vista del pilota? Intanto le cuciture, essendo tutte esterne, abbiamo, diciamo, un incremento del comfort, quindi i nostri cari piloti di Formula 1 che devono stare in auto e girare per un'ora e mezza, vi assicuro che non è facile, quindi dobbiamo cercare anche di migliorare il comfort. Ma anche un altro vantaggio è quello relativo alla sicurezza. Infatti in caso di incendio diciamo le mani del pilota non sono a contatto con le cuciture, e quindi è un modo per migliorare anche la sicurezza. Diciamo qui mi va anche di parlare di un piccolo aneddoto relativo a Senna. Infatti Senna fu uno dei primi che iniziò a utilizzare i guanti al contrario, in modo tale da avere le cuciture esterne e quindi migliorare il comfort. Parlavamo di high-tech, infatti da quest'anno, sia in Formula 1 che in Formula E, la FIA ha diciamo, obbligato tutti i piloti ad avere un sensore biometrico all'interno del guanto. Questo sensore, che puoi vedere che è qui posizionato sul palmo della mano, sì, che qui l'unico, diciamo, che è sempre fuori dal coro è Raikkonen, in cui il sensore è posizionato nel mignolo. A seguito di un infortunio sì, che ha avuto assolutamente sì. Lui dice che al seguito, diciamo, di un infortunio avuto da piccolo, il sensore in questa posizione gli recava fastidio, e quindi qui dal punto di vista, diciamo, dei nostri tecnici abbiamo dovuto cercare di posizionare il sensore sul mignolo, ma un aspetto diciamo, non facile è quello di permettere, diciamo, il collegamento con tutti quanti, diciamo, i cablaggi che hanno, diciamo, una rete a sé che è scorporata da quella della macchina. Infatti qui c'è un piccolo connettore che esce dal sensore, e quindi, diciamo, questa è stata un po' la sfida tecnologica. Qual è la funzionalità di questo sensore? Questo sensore monitora il battito cardiaco del pilota, il livello di saturazione del sangue, e anche, diciamo, la temperatura corporea. E poi si possono, diciamo, anche aggiungere, diciamo, dei piccoli sensori che questo dipende, diciamo, da costruttore a costruttore. E la caratteristica fondamentale è che questo, diciamo, sistema è stato implementato per migliorare la sicurezza del pilota, poiché in caso di crash in questo modo si può monitorare immediatamente qual è lo stato di salute del pilota, e quindi tutti i commissari di percorso e tutti i commissari, diciamo, che devono intervenire sanno qual è la condizione del pilota. E questo, diciamo, può anche aiutare, perché qui si parla sempre di frazioni di secondo nel mondo delle gare, e quindi sapere subito qual è lo stato di salute del pilota è sicuramente un plus che migliora la sicurezza dei piloti, visto che comunque vanno a delle velocità spaventose. Certamente già pronti magari con determinati materiali che possono servire a attivare la circolazione, esattamente, il battito cardiaco, ovviamente. Perché già sai su cosa deve intervenire, quello è il vantaggio. Tutto ciò nel peso di neanche un etto praticamente, sì, una cosa esattamente bestiale, sì, veramente il peso è quasi ridicolo. Se pensi che la tuta pesa 600 grammi, 560, questo forse veramente siamo sul letto. Al peso di una nuvola, veramente. Io vorrei farvelo toccare, perché è veramente impressionante. Abbiamo quasi finito la nostra vestizione. Esco un attimo dal campo per recuperare le scarpe alla Cenerentola. Le scarpe, queste sono le Slalom, di fatto sono praticamente quasi l'entry level che ha da offrire Sparco, sono anche quelle più comode, consigliate magari principalmente per i track day, sì, o per chi deve anche fare qualche camminata, sì, nel paddock e nel box. Sì, infatti, come ti dicevo, dal punto di vista della scarpa, la vera differenza tra una Slalom, che alla fine è un entry level, rispetto a già le top di gamma, sta proprio nella suola. Infatti qui possiamo vedere che la suola, nonostante sia lo spessore sia minimo, tu ti ricorderai che proprio le altre scarpe hanno veramente una suola di pochissimi millimetri, e questo ovviamente per migliorare il feedback del pilota quando è in macchina, però ovviamente sono sconsigliatissime per fare, diciamo, dei metri all'interno del paddock, mentre con una scarpa così
diciamo si ottiene il giusto trade-off tra comfort e sensibilità di guida. Quindi questa è proprio la differenza che fa, diciamo, da una scarpa da entry level, quindi per un qualsiasi appassionato, e una scarpa per un professionista, che sicuramente non gira per il paddock con delle scarpe da corsa. No, certamente. Veniamo adesso al cuore del video, cioè la tuta, quella che di fatto ci protegge, ci aiuta, sì. È il primo strato che ci difende dagli agenti esterni, dalle fiamme, diciamo, anche in determinate situazioni e in determinate circostanze. Voilà! Qui. Beh, a parte il bel logo Motorsport. Sì, esatto. Questa è in bella vista. Ci sta. Anche in questo caso non si tratta di un entry level. Siamo, diciamo, sulla middle class, lasciami dire, perché già è una tuta di un ottimo livello. Credo che siamo sui 800-900 grammi a livello di peso. E anche qui si cerca sempre, ovviamente all'interno abbiamo, diciamo, sempre dei tessuti, sono degli aramidici, però anche qui cercano di darti un po', di migliorare il comfort della tuta, e questo, diciamo, sta un po' anche nella sfida per quanto riguarda chi disegna le tute, quello di cercare di rendere una tuta sicura, che non sia troppo pesante per migliorare il comfort, ma che ti dia anche, diciamo, la mobilità giusta, che ti serve all'interno della macchina. Infatti ti ricorderai anche durante la tua visita in Sparco, ti ho fatto provare anche sul simulatore per vedere qual era il feedback che ti dava la tuta, i guanti e tutto, diciamo, con tutto il pacchetto, perché questo, diciamo, un po' è fondamentale, provare tutto, diciamo, il materiale cercando di simulare la posizione di guida. Se posso raccontarti anche questo aneddoto, Alonso una volta è venuto da noi e per provare tutto il materiale si mise con i piedi contro il muro per proprio simulare la posizione che aveva in formula, e quello, diciamo, è veramente l'obiettivo, è quello di cercare di capire quali sono le sensazioni che ti dà la scarpa, il guanto e così via. Molte volte vedo gente che prova le scarpe facendosi una camminata, ecco, quello non è il modo giusto, e cerchiamo sempre di simulare quello che poi viene fatto in macchina. Quelle sono le scarpe che si provano per il matrimonio, esatto, per andare a correre. La macchina è un'altra è un'altra storia, perché molte volte magari puoi avere, diciamo, dei miscomfort magari durante una situazione in cui magari sei rilassato, ma poi magari in macchina è tutto in posizione per darti, diciamo, il miglior comfort possibile, ovviamente. Infatti, collegandoci alle scarpe, io ho provato, calzo un 44, di solito mi sembravano molto strette quelle che ho provato delle slalom di Sparco. Ho provato un numero superiore, ma stavano molto larghe, soprattutto nella posizione di guida, e quindi servono scarpe per la guida o per la camminata. Servono scarpe per la guida in questo caso, visto che siamo in pista, e quindi vai di 44. Abbiamo praticamente finito, mancano solamente due accessori indispensabili e mancabili. Iniziamo dal collare Hans. Sì. Obbligatorio ormai dai primi anni, sì, dai primi anni 2000. Diciamo, il collare Hans è obbligatorio, soprattutto diciamo, l'unico caso in cui puoi non utilizzarlo è quando vengono utilizzate le cinture 3 pollici. Quindi se sulla parte, diciamo, sugli shoulder strap abbiamo dei 3 pollici, si può evitare di utilizzare l'Hans, però ormai quasi la maggior parte di tutte le cinture è full 2 pollici, lasciami dire, e quindi il collare Hans è diventato obbligatorio, quindi non è più soltanto un elemento, diciamo, usato in Formula 1 o nelle, diciamo, competizioni diciamo di alto livello, ma ormai anche un appassionato come Marco dovrà utilizzare un collare Hans. Ed è necessario, indispensabile, soprattutto perché va a scaricare la forza cinetica di una decelerazione o di un impatto, anziché sul collo, sulle spalle, che ovviamente sono, perdonatemi di dire, delle protesi o delle zone del nostro corpo più adatte a sopportare stress e forze d'urto più importanti rispetto alle ossa del collo, perché se ti rompi una spalla va bene, se ti rompi il collo non ne esci benissimo. Vediamo adesso però al core del tutto, quindi parliamo di caschi. Sì. Diciamo, questo casco è un casco completamente fatto, diciamo, in vetro resina, in cui ci sono, diciamo, dei rinforzi in carbon Kevlar, perché questo casco è omologato 8859, che fino a qualche anno fa era lo standard anche utilizzato in Formula 1, quindi, diciamo, sia, diciamo, la versione vetro resina sia la versione full carbon, diciamo, devono sottostare alla stessa omologazione. Quindi anche qui
c'è sempre, diciamo, quella differenza che qui magari siamo un po' 200 grammi in più rispetto al full carbon, però la sicurezza viene, diciamo, non viene messa in secondo piano, perché la sicurezza è fondamentale, perché alla fine puoi avere un casco che sia più leggero o più pesante, ma quello che è fondamentale è la sicurezza del pilota in caso di impatto, e quindi questo, diciamo, è la differenza che c'è tra un vetro resina e un full carbon, lasciami dire. E poi anche qui abbiamo le clip per Lance, e quindi è un casco che puoi utilizzare con Lance tranquillamente, e ovviamente cosa si cerca di ottimizzare in un integrale, visto che comunque siamo in auto, tutto l'impianto di areazione, in modo tale da migliorare anche lì il comfort e cercare di migliorare, cioè di isolare il pilota nel suo mondo e lasciare, diciamo, che possa pensare soltanto alla guida e non a sentire caldo, o che si appanni anche la visiera, visto che comunque è un integrale. Assolutamente. Quindi in definitiva non ci resta che fare i complimenti a Sparco, perché di fatto ci vestite dalla testa ai piedi. Sì. Dico ci impropriamente perché io non sono un pilota, anche se mi toccherà correre nella Clio Cup, ma vestite i piloti comunque di tutte le taglie, dai bambini, quindi dai kart fino anche agli off-road, veramente dalla testa ai piedi, senza dimenticare alcun tipo di particolare, producendo anche cinture, sedili, volanti, insomma chi più ne ha più ne metta. Diciamo il nostro veramente il nostro core business è quello di cercare di migliorare la sicurezza dei piloti, quindi che si parli di abbigliamento, che si parli di cinture, che si parli di impianti di restrizione, sono sempre comunque sistemi di sicurezza. Questo, diciamo, anche un orgoglio, cioè possiamo essere orgogliosi di poterci impegnare tutti i giorni per migliorare la sicurezza nei campi di gara, visto che comunque questo è un mondo bellissimo ma a volte pericoloso, e quindi cercare di migliorare la sicurezza è il nostro, diciamo, compito, il nostro primo obiettivo tutte le mattine quando entriamo in azienda. Ecco, magari il fatto che sia pericoloso non lo facciamo sapere a mia mamma e alla mia ragazza, per cui adesso non mi resta che provarmi tutto l'abbigliamento tecnico e ci vediamo in pista. Sì, grande Marco, e ti faccio un in bocca al lupo per domani e domenica. Grazie, crepi il lupo. Ciao!